Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questo è il nuovo video infrasettimanale, oggi dedicato in particolare ai single. Andremo infatti a chiedere se in questa primavera, per i single che sono iscritti al canale, entra una nuova conoscenza, una persona con cui andare a costruire nel tempo un qualcosa di più solido. Lo chiederemo alle nostre 3 varianti che, come ben sai, ti vado a preparare davanti. Quindi andiamo a vedere se per te che stai guardando questo video, nella primavera 2024 arriva una nuova conoscenza per iniziare un qualcosa di più serio. Non un'avventura, qui stiamo parlando di una storia comunque. Vediamo un pochino. 1, 2 e 3. Mettiamo anche una carta dell'oracolo di amore e psiche. Quindi andiamo a chiedere se in questa primavera per te entra un qualcuno per iniziare una storia d'amore. Una relazione seria, dai. Per i single che sono iscritti al canale. O comunque in generale per i single che stanno guardando questo video. Ti ricordo a proposito che nella primavera riparte ad aprile il corso sui sigilli magici, c'è ancora un posto, e a maggio, per l'ultima volta in questa stagione, il workshop di cartomanzia e divinazione. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 5776 772. Pietra del Sole per la prima, Occhio di Tigre per la seconda, Quarzo Ialino per la terza. Ti do qualche secondo, se vuoi te le faccio vedere in dettaglio. Pietra del Sole per la prima, Occhio di Tigre per la seconda, Quarzo Ialino per la terza. Se hai bisogno stoppa il video. Io intanto ti lascio qualche secondo per scegliere. Direi che si può partire, ripeto, se hai bisogno di pensarci un po' di più, stoppa il video. Andiamo a vedere con la variante numero 1, Pietra del Sole. Qui abbiamo la sposa dell'agnello e il gioco dell'amore. Sono 2 carte estremamente positive alla fine, potrebbero parlarci veramente dell'entrata di un qualcuno, in particolare la sposa dell'agnello è una carta che comunque rappresenta una persona di bell'aspetto, con modi semplici, sinceri, anche che porta molta positività. Di solito parla proprio di una persona che il consultante o la consultante ancora non conosce e invita nel caso ad approfondire quello che faremo dopo. Quindi qui qualcuno c'è. Può rappresentare anche una persona che diventa non solo un partner, una partner, ma anche una persona speciale per noi, e magari può rappresentare un'imminente storia d'amore. Ora, la carta effettivamente parla di matrimonio e fidanzamento, però non pretendo che uno si incontra e il giorno dopo si sposa. Il gioco dell'amore è la carta che ti invita a lasciarti sedurre e anche a sedurre, e quindi le 2 carte dicono che sì, qui potrebbe esserci durante tutto l'arco della primavera l'ingresso di una persona che per te non è una persona comune, insomma, che risveglia un po' quello che è il tuo interesse. Dai, andiamo a vedere con i tarocchi di Gutenberg. Vediamo un po' se vogliono darci info su questa persona. Per te che hai scelto la variante della Pietra del Sole, il Fante di Spade potrebbe entrare da quella che è la socialità, che non vuol dire conoscere qualcuno su Facebook, che è il miglior modo per fregarsi, quanto piuttosto magari anche una persona che per un motivo o per un altro
riesce ad avere il tuo numero di telefono, magari lo chiede a qualche conoscente e magari appunto la cosa nasce principalmente via WhatsApp, oppure potrebbe veramente essere un qualcuno che ti ha visto sui social, su Facebook, su Instagram, insomma potrebbe essere un qualcuno con cui c'è comunque, anche se non c'è dialogo, ma comunque c'è una connessione, un po' quei contatti con cui alla fine c'è connessione ma in realtà poi non si approfondisce mai. Regina di spade, mi escono carte di spade, potrebbe essere un segno d'aria o avere un segno importante in tema natale legato all'aria. Il 6 di spade, probabilmente qualcuno che deve viaggiare, sì, qui secondo me è un qualcosa a distanza, sai? E il cavallo di coppe, sì, che tecnicamente sarebbe legato all'acqua. Il 4 di spade, la luna, sì, confermo che deve viaggiare. 6 di spade su luna, la stella, però perlomeno una persona sincera, anche perché sembra che qui questa persona sia comunque una persona che, vedi, con un 4 di spade ha dovuto anche curare un attimino quello che è stato forse un dolore precedente, regina di spade, ma potrebbe essere anche un qualcuno, se non ha avuto relazioni traumatiche in precedenza, che è molto cambiato, molto cambiata rispetto al passato, e quindi un qualcuno che ha portato un modo nuovo di vedere nella propria vita, che magari ne ha limato, smussato alcuni tratti caratteriali forse un po' troppo assertivi o un po' troppo anche forti da gestire. Poi il 4 di spade mi potrebbe parlare di una persona anche che potrebbe essere uscito o uscita da un problema di salute, quindi aver ritrovato la salute, ma trattandosi anche di una regina di spade, quindi una carta di chi comunque guarda il lato di perdita, diciamo, e comunque a un certo punto si impone anche di seguire dei percorsi su un 4 di spade, potrebbe anche essere un qualcuno che è fortemente dimagrito, oppure magari, o dimagrita, oppure magari ha fatto un qualche tipo di lavoro su di sé a livello fisico, anche a livello di palestra, di sport, eccetera. Quindi è un qualcuno che comunque è cambiato nella maggioranza dei casi mentalmente dal passato, in un'altra parte di casi è proprio cambiata fisicamente, perché ha fatto un lavoro su di sé anche a livello fisico. Il 6 di spade e la luna, qui potrebbe essere un qualcuno che veramente ti sta già osservando, quindi in realtà se da parte tua è comunque una nuova conoscenza, per lui o per lei forse in realtà tanto nuovo o nuova non sei, in quanto il 6 di spade è anche una rivelazione ed è anche di nuovo l'allontanarsi da questo momento di ansia anche forse che la persona ha. Forse la persona potrebbe avere dei tratti un pochino di gelosia, ma in realtà fondamentalmente questi vengono molto attenuati da un cavallo di coppe, che è comunque una carta di forte passione. È vero, il cavallo di coppe esprime nella passione un po' quella che è la sua, diciamo, le sue insicurezze fondamentalmente, quindi rischia di diventare forse anche un po' appiccicoso, però qui se non altro la persona è sincera. Con una stella è probabile anche che la persona ti chieda un appuntamento in un posto che per te rappresenta comunque un posto molto bello, che ne so, una città d'arte, un museo, un posto dove comunque c'è la bellezza, oppure addirittura si concordi qua per trovarsi ad una qualche manifestazione dove comunque la cura di sé, la bellezza, il wellness, il benessere, anche a livello di benessere interiore, quindi anche spiritualità, eccetera, è comunque protagonista, oppure nella natura. Insomma, è qualcuno che comunque, pur avendo delle tare interiori dovute a problemi precedenti che però sta sanando, riesce a portare il bello nella vita degli altri, forse magari ha un po' di una piccola vocazione, un po' la morbosità
all'attaccarsi alle persone, però fondamentalmente è una persona che guarda avanti, non si sofferma sul passato, è un qualcuno che fondamentalmente di animo è buono, è buona e probabilmente ti sta già osservando. Questa persona potrebbe entrare entro la primavera oppure poco dopo la primavera, perché in realtà queste non sono carte, almeno fino a qua sono veloci, da qui tanto veloci non sono. I segni qua potrebbero essere segni d'aria, segni d'acqua, in generale potrebbe avere più segni d'aria importanti in tema natale oppure segni d'aria in ascendente o comunque è un segno d'aria, però c'è anche molta acqua qua, perché comunque anche il cavaliere di coppe non va dimenticato che come tutti i cavalieri rappresenta un po' tutti i segni d'acqua, anche la luna è un segno d'acqua e di nuovo la stella è segno di aria. E andare a vedere perché questo cavallo di coppe, che mi rappresenta comunque una persona che forse magari potrebbe avere la tendenza ad essere eccessivamente romantica. Ora, non dico che ti risulta stucchevole, però magari sì, vedi, è un qualcuno che ha elaborato una perdita, che riporta la giustizia di nuovo spade, quindi di nuovo questa cosa nasce tramite social. È un po' una persona che potrebbe aver paura della solitudine e quindi magari anche questa romanticheria gli viene un po' dal chiedere certezze a se stesso, a se stessa, ma anche a te. Però fondamentalmente la vedo come una buona persona alla fine. Il 5 di spade potrebbe rappresentarmelo anche come una persona che ha qualche risolto di fondo, comunque come una persona che ha una venatura forse un po', diciamo, pessimistica per quanto riguarda i rapporti umani, quindi forse a tratti anche un po' misantropa, però in generale sono tutte richieste d'attenzioni. Qui è un gran romanticone, una gran romanticona che fondamentalmente ha faticato, si è ricostruita ed è pronto ad aprirsi a quelle che sono le novità che l'universo gli porta. Non male, qua a dirti la verità non vedo partire una relazione subito, perché secondo me qua ci sono un po' di dubbi di fronte a quello che potrebbe essere questa persona, però vedo comunque che le prospettive ci sono. Al di là di un 5 di spade in fondo, andiamo a vedere se parte questa relazione o se magari è una persona che deve traghettarti ad un'altra relazione. Che qui la sfida è importante, hai 2-5 e un cavallo e quindi anche 2 cavalli, quindi occasioni importanti. Il sole, l'asso di coppe, beh, le prospettive sono grandi. Allora sì, la relazione parte, poi sarai tu a scegliere qua, sarai tu a dire se portarla avanti o no nel tempo, perché qui la persona la vedo molto determinata. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo alla variante 2, l'occhio di tigre, vediamo un pochino, per te che sei single e che hai scelto la variante 2, se entra qualcuno per una storia seria entro la fine della primavera. Le 7 lampade, teneri sussurri. Allora, sicuramente le carte sono molto positive. La carta delle 7 lampade parla di un momento in cui si porta il riequilibrio nella nostra vita e mette il dialogo al centro di questo riequilibrio, quindi la capacità anche di parlare a se stessi e agli altri con quella che è una convinzione profonda che verte verso quella che è una rinascita o comunque una voglia di rinascita. Questa carta qua invece parla del fatto che comunque è il momento, appunto, come dice il titolo della carta, di abbandonarsi a teneri sussurri e quindi ci invita appunto ad esprimere il nostro amore. Ora, qui non si parla proprio di una persona che entra, qui forse le possibilità potrebbero essere più di una e magari ti dice questa primavera potresti conoscere più persone, oppure magari ti dice già c'è la persona. In questo caso, se stai guardando il video non sei proprio single, magari c'è già qualcuno e in questa primavera la connessione si va a rafforzare.
Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre con il mazzo Gumperberg. In questo caso, più che la descrizione della persona, mi viene da approfondire il fatto se la persona c'è veramente, arriva, oppure magari se qui ti sta dicendo intanto ricentrati perché nel tuo futuro sicuramente c'è, ma non è a questa primavera. Allora, 2 di spade, vedi, è come se, secondo me qui c'è già qualcuno. Oppure, cioè, qui all'estremo, qui non c'è l'ingresso a primavera, se c'è già qualcuno c'è un rafforzamento, se sei comunque già, se ti stai studiando, si dice dalle mie parti, con qualcuno c'è un rafforzamento, se non c'è nessuno probabilmente è oltre la primavera. La giustizia. Qui c'è anche un appuntamento, vedi? Il 6 di denari, la torre. Questa torre in fondo la andiamo subito a vedere. In realtà non è negativa la torre, può essere anche un'improvvisa decisione, un improvviso radicale cambiamento in positivo, non è detto che sia in negativo. Oppure anche la necessità un po' di rivedere i parametri con cui affronti le relazioni, o magari un qualcuno in grado di sorprenderti nel profondo al punto anche da confonderti in un certo senso. Il giudizio, sì, ma qui secondo me, allora, per la maggior parte delle persone qui c'è già qualcuno che stai frequentando o comunque con cui sei in contatto. Allora, qui vedi effettivamente per rispondere alla domanda dell'interattivo si possono seguire 2 vie. La prima, se c'è già qualcuno, come ti ho detto, qui la cosa prosegue, però effettivamente sembra che qualcun altro si faccia avanti per te. Ora, non sta a me sindacare su qual è la tua scelta, perché qui comunque c'è un equilibrio, c'è un incontro importante, c'è comunque una sorta di chiamata, c'è una relazione, c'è un evolvere, però il carro è anche l'amante fondamentalmente. Ora questa torre con questo fante di spade potrebbe rappresentare il fatto che se qualcuno c'è già, sì, qui la relazione può andare avanti, però poi c'è l'intromissione di qualcuno di mezzo, quindi magari qui sei chiamato o sei chiamata poi a scegliere fra 2 opportunità. Se non c'è nessuno, secondo me qua quello che ti sta dicendo è che un incontro importante, fatale arriva, però è chiaro, l'incontro fatale qui comunque c'è, è dopo la primavera e questo vale anche se c'è qualcuno al momento nella tua vita. Però, anche perché secondo me queste carte vanno molto in là, però vedi che prima ti dice comunque alla fine devi cercare di lavorare un po' sul tuo concetto di perché il giudizio è una carta di coralità e il carro è la carta del leader, quindi anche sul concetto di giustizia intesa come riequilibrio e darti per te, e anche sul concetto di dare ed avere, quindi un pochino su quello che è il concetto di relazione, perché qui l'incontro c'è. È chiaro che l'incontro importante nel momento in cui mi arriva e tu sei single e hai ritrovato la motivazione risvegliandoti da un qualcosa che può essere stato un ciclo che si è chiuso per te e che non ti ha portato granché. È chiaro che se mi arriva la persona nuova non rompe le uova nel paniere a nessuno. Se qui invece queste carte, come credo nella maggioranza dei casi, mi vanno già a parlare di quella che è la connessione con qualcuno, qui c'è un terzo, una terza che si frappone. Non credo sia un qualcuno che si frappone da parte dell'altra persona, credo più da parte tua, quindi qui sei tu quello o quella che poi sarà chiamato a scegliere. Ora, qualora si voglia parlare di segni, la giustizia è segni d'aria,
il giudizio, giudizio e pesce, segni d'acqua. Il carro ha due possibilità, perché tradizionalmente lo si associa al Sagittario o al Cancro, quindi qua di nuovo abbiamo segni d'acqua e anche segni di fuoco. Segni di aria anche per il Fante. Quello più forte sembra essere il segno di acqua, perché mi esce in due occasioni, però anche segni di aria qua. Anche la torre è un segno di aria, quindi acqua e aria secondo me sono predominanti. Ora, quello che ti dico qui è che qui potrebbe veramente arrivare qualcuno a mettere in crisi un rapporto che tu hai già, o una connessione, anche magari di quelle altalenanti, dove ci si studia da una vita e non ci si prende mai. Vediamo un pochino come evolve questa situazione. Anche la carta di Teneri Sussurri mi fa parlare di qualcosa detto all'ombra di un'altra situazione, magari appunto non ufficiale, però comunque mi fa pensare a questo. Il re di bastoni, l'asso di spade, di nuovo vedi l'ingerenza di altre persone. Il 3 di denari, niente, qui tu sei chiamata ad una scelta, mettila come vuoi. Non mi dicono se questa relazione va avanti, probabilmente, perché qui in realtà, allora, per come la penso io, il destino c'è, ma va costruito, nel senso, la carta ti può dire: avrai una relazione, ipotesi ad agosto, tu stai frequentando qualcuno, dici avrò una relazione col tale o con la tale. No, da qui ad agosto può succedere di tutto, tu la relazione ce l'avrai, però magari da qui ad agosto entrano una, due o più persone nella tua vita e tu cambi partner, però intanto la relazione c'è, però non con l'attuale partner. Quindi qui dovrai scegliere tu, poi relazione sarà, ma sarai tu a scegliere fra due persone, delle quali magari una è un po' altalenante, oppure magari una la stai frequentando già ora, la frequenterai a breve, però poi qua vedi c'è una scelta. Il 3 di denari non è proprio una scelta, però qualora si parli di amore mi parla di appuntamenti, valutazioni, insomma tutto ciò che serve per conoscersi, in modo da capire se una persona ci risuona veramente o no. Io posso provare a buttarti giù anche altre carte, ma non credo che qui mi dicono se tu sceglierai la prima persona o la seconda. Quattro di bastoni, vedi la relazione c'è comunque. 10 di denari, la vuoi più? Allora, potresti restare con la prima, sì, 2 di coppe, potresti alla fine scegliere la prima, però vedi che c'è un 4 di bastoni prima, quindi c'è proprio un 4 di bastoni. Non è solo la carta della famiglia e della coppia, è anche la carta delle cose da aggiustare, della pignoleria, delle cose da direzionare un pochino. Poi allora sì, 10 di denaro e 2 di coppe, comunque la relazione c'è. Per qualcuno, nonostante l'ingresso di un'altra persona, se c'è qualcuno già nella tua vita va avanti, se c'è una persona a cui ti stai avvicinando, la cosa va avanti e si canonizza. Se non c'è nessuno, qui probabilmente arriva, e può essere anche la scelta fra due persone, però devi riuscire a cambiare tu il tuo concetto di relazione. Non facilissima questa variante, comunque molto bella. Ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante numero 3. Quarzo ialino, il primo cavaliere, dolce abbandono. Abbandonati all'amore, ci dice questa carta. Perché? Perché qui c'è una figura impetuosa, piena di iniziativa, affascinante e soprattutto una persona che, non è detto, può rappresentare i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Quindi qua ci dice che qualcuno per te, che sei single, ricordo che l'interattivo è dedicato ai single, arriva presto e ti invita ad abbandonarti alla seduzione. Qui non c'è molto da aggiungere, sono chiarissime, e quindi andiamo subito a vedere
col tarocco di Gumperberg, mazzo molto bello. Chi è questa persona destinata ad entrare nella tua vita? Forse questo abbandonarsi all'amore potrebbe essere una sorta di monito per dire: guarda, l'occasione arriva, cerca di coglierla. Eccolo qua, cavallo di coppe, quindi abbiamo anche segni di acqua. Cavallo di coppe di solito è proprio il seduttore, è un qualcuno che porta l'amore totalizzante, anche passionale. Certo, magari questo amore passionale può avere come punti a favore il darsi completamente, come punti a sfavore magari può avere una persona che forse ha qualche insicurezza, però in generale è in grado di comunicare una grande centratura, nonostante a livello interiore possa avere qualche ferita, e comunque anche di sedurre in maniera completa. La torre, colpo di fulmine ragazzi, è qua. Il giudizio, direi di sì. Il fante di bastoni, beh, si potrebbe anche chiudere qua, chiarissime direi, comunque mettiamo le carte di chiarimento. Non credo che sia un ritorno nonostante la presenza di un giudizio. Per pochissime persone potrebbe essere il ritrovare una persona del passato, magari con cui non c'è stato niente, però per la maggioranza abbiamo una torre e un fante, quindi secondo me si tratta di una novità. Tra l'altro di nuovo il fante è segni di fuoco, giudizio e torre sì sono segni di acqua e segni di aria, in maniera minore abbiamo più segni di fuoco come preponderanza, però possiamo anche tenere gli altri. Il fante di spade, anche una rivelazione improvvisa, qui è proprio un incontro fatale. Il 2 di denari, allora attenzione, per alcuni è veramente il rientro di un qualcuno del passato, però ora prima di trovarmi una caterva di commenti offensivi verso le persone del passato, qui è un qualcuno che non ha fatto parte del nostro passato emotivo, cioè l'ex compagno di scuola, l'ex compagna di scuola o del liceo, la persona con cui magari c'era una simpatia, non è necessariamente il caso umano o la casa umana precedenti. 8 di bastoni. Allora, sì, qui probabilmente si tratta di una persona che proprio del tutto sconosciuta non ti è, magari non c'è mai stato rapporto, o se c'è stato è stato veramente minimo a livello di gioco di sguardi o di poche parole. C'è il rientrare di questa persona, un incontro improvviso, anche abbastanza scioccante per te in termini magari di rivelazione dell'effetto che può farti questa persona. Ti arriva come notizia, come novità, per alcuni potrebbe essere la richiesta di un appuntamento anche con l'8 di bastoni. In qualche caso c'è un piccolo spostamento, quindi l'appuntamento potrebbe essere dalla città alla città vicina, non necessariamente può essere nel solito posto. Per altri si tratta appunto di un qualcuno con cui magari o non c'è stato niente o c'è stato veramente pochissimo. È sicuramente un qualcuno che un occhio di riguardo lo ha sempre avuto per noi, molto passionale, perché comunque torre, giudizio, fante di bastoni ma anche fante di spade sono carte molto passionali. L'8 di bastoni non è da meno. Il 2 di denari è un qualcuno che potrebbe tornare sui propri passi, ma ti ripeto, questo non vuol dire che sia l'ex. Qui non c'è da dire tanto, qui c'è proprio un appuntamento importante dopo un primo incontro. È il classico, la classica situazione dove ci si incontra per caso e da lì si dice ok, ma ci rivediamo qualche volta, e da lì nasce. Andiamo a vedere se qui nasce un qualcosa di importante nel tempo. Cavallo di bastoni, vedi tu hai delle resistenze però. 4 di coppe. La stella, allora è un qualcosa soprattutto che può
avvenire o all'aperto in un contesto naturale, perché già un 8 di bastoni con una stella sotto mi parla di questa cosa qua, o comunque in un contesto dove si sta in mezzo alla natura o si sta fuori nell'ambiente, quindi non è una cosa che viene legata al lavoro o che viene legata quando vai magari a fare la spesa, ipotesi, è proprio un qualcosa durante una gita, durante un'uscita, così, anche durante lo sport, se ne fai all'aperto, eccetera. Nasce inizialmente come avventura, vedi, 4 di coppe, quindi c'è un po' la lussuria e anche cavallo di bastoni, le tue resistenze, ma comunque la vedo nascere come avventura. Però i 2 cavalli, quindi occasioni da non perdere, 2 fanti, quindi anche novità in maniera abbastanza rapida, però c'è una stella in fondo, quindi la speranza che questa cosa evolva c'è, e noi, siccome siamo curiosi, andiamo a vedere se evolve veramente o no. Vediamo un po' questa stella, apriamola. Re di spade, regina di coppe, 3 di coppe. Allora, potrebbe essere una persona che magari o non è del tutto libero o libera, oppure magari è una persona che con questo 3 di coppe su regina di coppe potrebbe idealizzare tanto le persone. Questo magari potrebbe giustificare il discorso che forse tu non ti abbandoni subito, e quindi magari potrebbe avere, perché si dice il re di spade non ha fantasia, no, ce l'ha. Il problema è che la fantasia del re di spade è unidirezionale, e qui poi c'è una regina di coppe, quindi un qualcuno che si adagia nel bello a livello unidirezionale per un 3 di coppe, carta comunque non solo di triangolo ma anche di festeggiamento, e quindi comunque alla fine la relazione può partire. Unici nei sono che magari una persona che è separato o separata ma sta ancora chiudendo la storia, deve ancora divorziare, deve ancora sistemare le cose, quindi c'è ancora qualcuno, pur se per poco, tra i piedi, oppure un qualcuno che tende a idealizzare troppo, e questo magari a te inizialmente proprio non piace. Però in generale le carte sono molto positive, direi che questa è la variante più positiva delle 3, quindi comunque qui forse, nonostante qualche resistenza iniziale e qualche ripensamento anche su come si porta avanti la storia, in particolare all'inizio, beh, direi che le prospettive ci sono. Quindi l'incontro potrebbe avvenire entro la fine della primavera, ma la storia andarsi a consolidare in tempi molto più lunghi. Però comunque si va a consolidare. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento al prossimo video della Lucerna di Cronos. Ciao!